Buongiorno a tutti. Io oggi vi vorrei parlare del potenziale ruolo dei probiotici nella FAPA secondo un razionale di una scelta di precisione. Conosciamo tutti perfettamente la FAPA, febbre periodica, stomatite aftosa, faringite, adenite, come una condizione multifattoriale, non ereditaria, autoinfiammatoria, benigna, che mina però profondamente la qualità della vita dei nostri bambini. Ha un'incidenza di 2,3 bambini su 10.000, non disponiamo di un biomarcatore genetico o laboratoristico che ci faccia fare la diagnosi, che rimane quindi una diagnosi clinica. Colpisce prevalentemente i bambini di età compresa fra 2 e 5 anni che presentano tipicamente flare febbrili sintomatici con una prevedibilità assoluta perché sembrano scanditi ritmicamente da un orologio. Durante gli intervalli liberi i bambini sono in pieno benessere, tutto questo avviene sempre con evidenza di assenza di infezioni acute e croniche. Durante i flare febbrili classicamente si riscontra leucocitosi neutrofila, incremento degli indici di infiammazione, PCR, VES, sialoamiroide, sempre in assenza di elevazione della procalcitonina. E questo è importante soprattutto rispetto alla diagnostica differenziale che si impone per le infezioni ricorrenti, per i deficit immunitari, per le sindromi autoinfiammatorie febbrili monogeniche e sicuramente per lo spettro Bechet. L'eziologia è multifattoriale, nel senso che entrano in gioco sicuramente dei fattori ambientali in grado di attivare l'infiammazione e questo può partecipare insieme ad una base genetica ad ereditarietà poligenica, tanto che iniziano ad essere individuati alcuni potenziali geni coinvolti, come per esempio il gene in alcuni soggetti è stata individuata la compartecipazione del gene MFV, che è quello della febbre mediterranea familiare, oppure geni coinvolti nello spettro Bechet. Dal punto di vista della fisiopatologia, questa è di tipo autoinfiammatoria e vede la sua chiave di lettura nella disregolazione dell'immunità innata, ma anche nella disregolazione dell'immunità adattativa. In buona sostanza si osserva una anomalia della polarizzazione delle cellule T e anche dell'attivazione delle cellule presentanti l'antigene. Quello che sembra essere un focus particolare è il ruolo delle tonsille, che potrebbero rappresentare proprio il luogo dove avviene l'innesco della disregolazione immunitaria. Non disponiamo al momento di una cura definitiva, ci possiamo quindi approcciare con una terapia sintomatica durante gli attacchi febbrili volta a ridurre la durata della sintomatologia. In tal senso sappiamo del ruolo straordinario dei cortisonici, capacissimi di interrompere flare febbrili, ma purtroppo tendono a ridurre la durata dell'intervallo libero, per cui si preferisce gestire questa fase con paracetamolo e ibuprofene. Per quanto riguarda invece la terapia profilattica, questa è volta a ridurre la frequenza degli episodi acuti, allungare gli intervalli liberi e vengono attualmente utilizzati la colchicina e la cimetidina. Inizia qualche esperienza rispetto all'uso dei bloccanti dell'interleuchina 1 e nei soggetti che non rispondono al trattamento medico è sorprendentemente efficace la dermatossillectomia. Oggi io vi vorrei parlare di una nuova opportunità di terapia attraverso l'uso della terapia batterica che ci consente peraltro un intervento non invasivo. Sappiamo che i probiotici iniziano ad essere utilizzati nella prevenzione delle infezioni del tratto respiratorio superiore, nella prevenzione e nel controllo delle riacutizzazioni associate alla disregolazione immunitaria. E allora perché utilizzarli nella FAPA? Perché abbiamo visto che il movente eziopatogenetico della FAPA vede la sua chiave di lettura in un'interazione gene-ambiente. Sappiamo che fattori ambientali e background genetico regolano in maniera determinante la composizione del microbiota orale e anche la composizione di quello tonsillare, che partecipano all'attivazione immunitaria disregolata di tipo infiammatoria, iperimmune, di tipo autoinfiammatoria della FAPA. Oggi iniziamo a caratterizzare piuttosto bene, direi, il microbiota orale, che è uno dei più complessi microbioti dinamici del nostro organismo. Si compone infatti di tantissime micronicchie dove vediamo convivere oltre 700 specie microbiche.
Ebbene, la recente letteratura ci sta mostrando quanto il microbiota orale partecipi alla salute sistemica. Si tratta, infatti, di un microbiota che è in grado di comunicare bidirezionalmente in maniera omnisistemica attraverso la regolazione dello stato immunitario, dello stato metabolico. Sappiamo che, quando, ospitiamo un microbiota disbiotico si può realizzare una dislocazione per via ematica di foci batterici che possono dare colonizzazione ectopica che vedete è attiva rispetto alla storia della patologia cancerosa, dell'Alzheimer, della malattia infiammatoria cronica intestinale, del parto prematuro, ma anche non muovendosi dalla bocca, microrganismi disbiotici possono riversare nel circolo sistemico citochine, mediatori dell'infiammazione, derivati microbici che vedete, la letteratura ci dice partecipano alla storia di diabete, artrite reumatoide e malattia cardiovascolare. Quindi questo ci deve mettere in allerta. La disbiosi orale oggi viene considerata una condizione di infiammazione periferica invisibile, ma in grado di innescare patologia. E allora vediamo che cosa sappiamo oggi rispetto al microbiota orale, in particolar modo al microbiota tonsillare dei pazienti FAPA. Questo studio è stato condotto su 30 pazienti FAPA, sul tessuto tonsillare di 30 pazienti FAPA, ed è stato confrontato questo microbiota rispetto a 24 controlli non FAPA. Quello che emerge è piuttosto interessante: una abbondanza relativa media significativamente rappresentata nei pazienti FAPA da cianobacteria, che sono specie microbiche fortemente infiammatorie, gram negativi, produttrici peraltro di microcistine ed altre tossine che possono sostenere lo stato infiammatorio. Ma particolarmente interessante, a mio avviso, è questa pubblicazione del Journal Clinical Immunology, che ci va a caratterizzare il tessuto tonsillare FAPA e ci dice che in questo tessuto è possibile verificare la presenza di una chiara firma infiammatoria con aumento delle cellule B interleuchina 1 beta positive. Dal punto di vista proteomico abbiamo un'iperespressione genica, vedete, che conduce all'aumento di interleuchina 1 beta e TNF alfa, e il microbiota tonsillare mostra una firma batterica molto specifica nel soggetto FAPA, con incremento importante, vedete, di alcuni generi batterici come l'Acnospirace, alcune forme di Treponema, Uroplasma e SR1. Questi sono tutti microrganismi responsabili di patologie del parodonto, fortemente infiammatorie e produttrici di LPS, che vanno ad attivare il toll-like receptor presente sulle cellule del sistema immunitario innato, capaci quindi di attivare la cascata NF-κB, che vedete conduce alla produzione di citochine infiammatorie. E questo spiega l'infiammazione subclinica tonsillare. Ricordiamo che le tonsille sono prelevate nelle fasi intercritiche, nelle fasi affebbrili, quindi esiste un'infiammazione subclinica proprio al di fuori dei flare febbrili, e questo, direi che questo dato correla in maniera soddisfacente con il successo della tonsillectomia nella FAPA. E allora ci potremmo chiedere: ma è possibile in qualche modo modificare questo microbiota? È possibile in qualche modo cercare di lavorare per le oviosi del cavo orale, le oviosi tonsillare? Io vi vorrei parlare a questo proposito di un ceppo in particolare, lo Streptococcus salivarius K12. Noi dobbiamo conoscere sicuramente i meccanismi d'azione per prevederne un utilizzo nella FAPA. Io ve li voglio raccontare, la letteratura e la potete scaricare da questo QR code, e vi racconto che è un ceppo che ha un'importantissima azione antibatterica. Interferisce infatti, colonizzando la bocca, con la colonizzazione dei patogeni, perché compete con lo spazio vitale di nutrienti, con i siti d'aggancio dei patogeni. Inibisce la formazione del biofilm di streptococchi e stafilococchi, rendendoli più proni ai nostri antibiotici. Si protegge con un suo biofilm e in questo modo riesce a garantirsi attecchimento e persistenza nel cavo orale, ma il vero e proprio effetto antibatterico si esplica grazie alla sua capacità di produrre due veleni metabolici, due batteriocine, la salivaricina A2 e B, che provocano proprio la formazione di buchi sulla parete cellulare di specifici microrganismi
microrganismi, tra cui vedete spiccare lo Streptococcus pyogenes e pneumoniae, la Moraxella catarrhalis e l'Haemophilus influenza. Beh, questo è il quartetto infernale responsabile delle patologie infettive batteriche delle alte vie aeree. Ha poi un'importante azione antinfiammatoria, è capace di ridurre infatti l'attivazione NF-κB e quindi la secrezione di citochine infiammatorie, stimola peraltro l'immunità mucosale attraverso l'incremento della produzione delle IgA secretorie e lo stimola alla secrezione salivalare, che può fare da washout, che in qualche modo cerca di opporsi alla colonizzazione patogena. Ha poi un'importante azione antivirale che si esplica attraverso l'incremento della produzione del gamma interferon salivare e l'inibizione all'aggancio virale all'epitelio orale, e poi è dimostrata anche un'azione anticandida. Per tutte queste motivazioni, per questi suoi meccanismi d'azione, il K12 è piuttosto conosciuto, direi, fra i pediatri e gli utorini, che iniziano ad utilizzarlo nella prevenzione delle infezioni acute delle alte vie aeree, soprattutto faringiti, otite sia batteriche che virali, ma anche nella prevenzione di carie, candidosi e alitosi. Perché pensarne un ruolo rispetto alla FAPA? Perché è in grado, abbiamo detto, di garantire l'eubiosi del favorale, l'equilibrio fra specie commensali e patogeni, e in questo modo può partecipare a risolvere lo squilibrio del sistema immunitario, lo squilibrio, lo stato infiammatorio disregolato della FAPA. Qui vedete John Tagg, colui che isolò per la prima volta il K12 in Nuova Zelanda dalla bocca di un bambino che sembrava essere completamente immune allo Streptococcus pyogenes. Vi voglio mostrare molto rapidamente a flash qualche studio che io ho trovato interessante rispetto all'applicazione nella FAPA. Questo è BMC Oral Health, che testa due ceppi di Streptococcus salivari probiotici, il K12 e l'M18, rispetto alla capacità di inibire la produzione di citochine infiammatorie come l'interleuchina 1,6 e l'interleuchina 6,8 da parte di fibroblasti gengivali umani primari infettati, vedete, da specie microbiche molto particolari, Porphyromonas gengivalis, Aggregatibacter actinocimetacomichans e Fusobacterium nucleatum. Questi sono grandi responsabili di gravi patologie parodontopatie, estremamente infiammatorie ed aggressive, e i risultati sono stati, direi, molto buoni, perché sia la cosomministrazione che il pretrattamento con questi due ceppi riduceva significativamente il rilascio di citochine infiammatorie, per cui ne potremmo pensare all'utilizzo proprio per la prevenzione dell'attivazione immunitaria nella FAPA. Questo è Science Applied, che testa il K12 su 50 adulti portatori di protesi dentarie ed affetti quindi da stomatite dentale, e l'utilizzo del K12 per 30 giorni riduce i segni clinici della stomatite dentale e il conteggio delle cellule di albicans, e questi risultati persistevano anche 30 giorni dal termine del trattamento. Ancora vi voglio mostrare questo interessante lavoro che testa il ruolo del K12 rispetto al lichen planus orale, patologia fortemente infiammatoria cronica, autoimmune della mucosa orale mediata dalle cellule T, dove vedete le manifestazioni di tipo infiammatorio sono molto evidenti, con erosione, forme atrofiche, placca-like, papulari, bullose, tutte legate all'apoptosi delle cellule basali dell'epitelio orale. Ebbene, nelle lesioni del lichen è possibile evidenziare un aumento delle cellule CD8 e CD4, delle cellule autocitolitiche, delle cellule di Langerhans, delle citochine infiammatorie e una sovraregolazione dell'espressione del complesso maggiore di istocompatibilità di classe 2. Quello che poi è caratteristico è che nell'OLP il microbiota orale risulta essere particolarmente carente di Streptococcus. Da qui l'idea degli autori di provare a testare il potenziale ruolo del K12. Vengono testati 40 pazienti randomizzati, 20 ricevono il K12, 20 vengono trattati invece con il triamcinolone acetonide, che è
ovviamente un corticosteroide sintetico utilizzato classicamente nelle aste, vengono trattati per 4 settimane. Vedete, è molto buono, direi, il risultato ottenuto con il K12 nella riduzione dei segni clinici del dolore, tutto questo senza effetti collaterali. Quindi direi che il K12 può realizzare l'omeostasi immunitaria attraverso l'inibizione dell'FKB. Ancora vi voglio mostrare un altro interessante studio dove il K12 è stato testato rispetto alle RIUM, le mucositi post radiochemioterapia. In questo caso è stato utilizzato un modello murino di RIUM e la somministrazione del K12 ha ridotto la dimensione delle ulcere e delle lesioni ulcerative, ha ridotto l'apoptosi cellulare, vedete, ha incrementato lo spessore della mucosa orale, ha ridotto l'abbondanza di anaerobi, ha favorito la downregolazione dell'espressione di nitrato reduttase e quindi ha partecipato alla ricostituzione delle oviosi orali. Abbiamo visto, penso, degli spunti molto interessanti che ci potrebbero far pensare a un ruolo nella FAPA e vi voglio mostrare già nel 2016 un gruppo di pediatri e otorini del Bambin Gesù pensarono di utilizzare il K12 proprio nella FAPA, fecero un piccolissimo studio pilota su 4 bambini anche in questo piccolissimo studio emerse che il ceppo riusciva a sopprimere la produzione salivare di interleuchina 8 e aveva un'azione antistomatite e antigengivite. Ma voglio concludere mostrandovi questo lavoro pubblicato lo scorso febbraio su uno studio pilota, direi importante, che aveva proprio l'obiettivo di testare il K12 nella FAPA con degli AIM specifici, verificare se fosse capace di controllare le riacutizzazioni febbrili, verificare la capacità di agire rispetto alla durata di riacutizzazioni, rispetto al grado massimo di temperatura corporea raggiunta, rispetto al risparmio di steroidi e al controllo dei sintomi FAPA. Sono stati arruolati 85 pazienti FAPA iscritti al registro AIDA, 49 maschi e 36 femmine con un'età all'interquartiere di 3 anni e mezzo e il K12 è stato somministrato in media per 6 mesi. Il gruppo controllo era costituito dallo stesso gruppo di pazienti valutati all'anno precedente. Direi che i risultati sono stati straordinariamente sorprendenti e positivi. Si è dimezzato il numero delle riacutizzazioni anno da 13 a 5,5, ridotta la durata dei singoli flat febbrili da 4 a 2 giorni, ridotta la temperatura massima raggiunta di 1 grado da 40 a 39 gradi, ridotto quindi il carico di uso di steroidi da 5 a 2 mg anno e ridotto significativamente anche i sintomi di accompagnamento nei flare acuti, in particolar modo faringite, tonsillite, afte e linfadenopatia. La conclusione direi è evidente, il K12 ha contribuito decisamente al miglioramento della qualità della vita di questi pazienti, per cui credo che potremmo iniziare a considerare questo ceppo probiotico come un'alternativa promettente rispetto alla terapia profilattica e acuta, peraltro decisamente non invasiva. Sicuramente serviranno nuovi studi per corroborare questi dati preliminari su campioni più ampi, follow-up più lunghi e soprattutto per aiutarci a capire quale potrà essere la giusta collocazione dell'uso di questo probiotico nell'algoritmo terapeutico e profilattico della FAPA, in accordo ovviamente con il profilo clinico del paziente. Io vi ringrazio per avermi ascoltata.